sul canale dell'arte del fatto umano con un nuovo progetto molto d'effetto, perché veramente questo punto è molto d'effetto. È un punto che io ho trovato su Pinterest e che ho messo a top down. Infatti oggi andremo a realizzare un pull molto caldo, anche per il filato, ma anche perché essendo una lavorazione in rilievo risulta un capo molto caldo, quindi diciamo chiudiamo l'inverno con questo capo importante. Il punto utilizzato è un punto che comunque non è un punto nuovo, ma a me è piaciuto molto e ho voluto realizzare però un modellino un po' diverso. Questo è un top down a raglan con una scollatura, adesso ve lo faccio vedere, un po' ampia, su cui andremo ad inserire un collo, anche chiamiamo ciambella, molto avvolgente e molto caldo. Quindi partiremo dallo scollo, non ci sono cuciture, ma per una taglia molto abbondante ci sarà da ridurre, da cucire un po' sotto lo scalfo, perché altrimenti vengono le maniche troppo grandi, quindi ho un ago da lana nel caso di taglie molto grandi. In caso di taglie normali o più piccole non ci sarà da cucire niente, quindi è fatto tutto di un pezzo, girando e lavorando in tondo sul diritto, quindi risulterà anche molto bella la lavorazione perché appunto è sul diritto. Allora, prima di iniziare il tutorial vi voglio dire che potete iscrivervi al mio canale cliccando sulla campanella su tutte, ma vi consiglio anche di seguirmi sul mio gruppo Facebook che si chiama sempre l'arte del fatto a mano, perché purtroppo YouTube ultimamente non manda le notifiche agli iscritti. Quindi se vi piace il mio canale, se vi piacciono i miei progetti, dovete stare un pochettino attenti sul mio gruppo Facebook, perché dopo io insomma vi terrò informati sui miei nuovi progetti. Comunque è un gruppo molto bello, è un gruppo in cui insomma si sta bene e in questo modo starete in compagnia e sarete informate dei miei nuovi progetti. Purtroppo YouTube manda le notifiche solamente a una piccolissima percentuale di iscritti, non è una cosa che mi piace, non capisco perché, comunque purtroppo è così. Quindi magari la notifica la riceverete, ma magari non la riceverete, quindi vi consiglio comunque sempre di iscrivervi e poi comunque un po' sul canale, un po' nel mio gruppo sarete sicuramente informati. Quindi oggi top down raglan, punto in rilievo. La particolarità è questo collo a ciambella, sarà, purtroppo ho una luce che mi fa degli effetti strani, vedete sul colore del filato, ma è tutto di un colore. Ci sarà un bordo molto alto sul fondo, leggermente da rimborsare, e ci sarà un bordo molto alto, un polsino molto alto nelle maniche. Questa è la particolarità che comunque rende anche molto molto importante questo maglione, importante per tipologia ma non per difficoltà, perché è medio facile come lavorazione. Nel caso del tutorial io ho fatto, cioè del maglione, ho fatto una taglia 42-44 abbondante. Nella esecuzione del tutorial andremo a realizzare la stessa lavorazione su un maglioncino piccolo piccolo, anche che potrebbe essere da neonato o da bambino, per una questione appunto di accelerare la registrazione, ma comunque la lavorazione è la medesima. Una volta imparato il procedere, diciamo, del top down con questo inserimento di questo punto, è veramente facile da mettere anche a taglia. Prima di iniziare andiamo ad elencare il materiale che io ho utilizzato. Ho utilizzato un uncinetto numero 3, se qualcuno ha la mano particolarmente stretta nella lavorazione consiglio anche un 3,5, ma solo in caso di mano stretta, perché altrimenti viene troppo bucato. Cioè così è perfetto, non si vede assolutamente niente quando andate ad indossare sotto, però se mi usate un filato grosso e un uncinetto grosso naturalmente verrà più bucato. Poi ci servirà naturalmente il nostro metodo da salta, importantissimo, la forbice, come vi ho detto prima in caso di taglie grandi, e poi vi andrò a spiegare, a specificare
quando arriveremo in quel punto specifico, Lago d'Anana. Mi serviranno i marcapunti e adesso vi vado ad indicare la tipologia di filato che potete usare. Io ho usato del filato che avevo in casa, sapete che ho tanto filato in casa. Perché ho chiamato questo maglione all'imbrunire? Perché è quel colorino violaceo che non si capisce bene, che mi dà appunto l'idea di quando scende il sole e cominciano ad esserci le ombre appunto sulla natura e sulle nostre cose. Mi dà proprio l'idea di questo colore, questa parola all'imbrunire. Allora, vedete il filato che ho utilizzato, qui sembra più acceso, ma è una cosa più delicata, più spenta. Il filato vedete, c'è troppa luce in questo video. Vediamo se riesco a togliere un po' di riflesso. Vediamo, cambiamo un pochettino magari le luci. Ma vediamo così, ma no, neanche così. Niente, purtroppo io ancora sto registrando col telefono. Ecco, teniamo in questa posizione. Io ho utilizzato un filato della Ice Yarn che potete trovare ancora sul sito, non so se questo colore è ancora disponibile, ma è un filato di quelli classici che viene comunque continuamente rifornito nei colori. È un filato eccezionale, vediamo se riesco, c'è riflesso. Allora, si chiama, vedete, Norx Fine. Niente, non riesco oggi a togliere questo riflesso. Norx Fine è ecco, proviamo così. Vedete, è un 45 alpacca, 25 vole, 30 poliamide, quindi un filato importante. Sono 100 grammi, 375 metri, e qui dice di usare il 3, infatti andremo a usare il 3. È un filato bellissimo, questo qua veramente bello. In alternativa a questo filato potete utilizzare anche vedete qua ne ho di due colorazioni, sempre Ice Yarn. Ho del merino gold, vedete anche questo è un ottimo filato, sono 60% merino e 40 acrilico. Questi sono 100 grammi, 400 metri, sempre il 3 si usa, è un pochettino più di metri, ma la consistenza poi è sempre, vedete, di 1 mm. È un filato fine, perché comunque consiglio per una lavorazione in rilievo, consiglio sempre un filato fine. Io qua, vedete, ne ho di due colorazioni, ho questo tortora e questo cobalto bellissimo in casa, che si potrebbe utilizzare per fare questo maglione. Per il momento non so ancora quanto ne utilizzerò, ma è un maglione importante, penso di andare almeno a 500-600 grammi, e nonostante sia una taglia diciamo media, è un bel maglione importante. Quindi adesso comincio a spiegarvi un po' la lavorazione. Adesso vi ho fatto vedere, vedete che qui partiamo da un top down. Nel caso mio, ma comunque per una taglia adulta, consiglio di iniziare con, ascoltate bene perché poi mi dite che non metto il numero di catenelle. Io ho iniziato con 112 catenelle, che è il multiplo di 7, e ho inserito 5 come inizio, 5 vedete motivi davanti, 5 dietro, 1 2 3 4 5, 5 davanti 5 dietro che fanno 10, e 3 sulle spalle, diciamo, che andranno a creare la manica, e che fa 16. Quindi se voi moltiplicate 16 per 7 motivi fa 112. Io andrò a lavorare su un multiplo minore, andrò a fare praticamente 2 sulle spalle e 3 centrali, e quindi andrò a fare 3 davanti, 3 dietro che fanno 6, 2, 4, 6 più 4, 10, quindi 10 per 7 che è il multiplo, siamo a 70, quindi andrò a fare una catenella di 70, ma vi farò vedere che il motivo è sempre, la lavorazione è sempre uguale, solo che quando andremo a fare il giro dove
e ci sarà, adesso vi faccio vedere che qua c'è questo, vedete che qua c'è questa, in questo punto si allarga, questi sono praticamente dove verrà fatto gli aumenti, vedete che qua ne abbiamo due che fanno così, che si allargano, quindi vi dirò come fare poi per suddividere, perché io andrò a farne 3 ma voi andrete a lavorare fino a 5 prima di fare appunto la suddivisione dove ci sono gli aumenti. Bene, cominciamo il nostro tutorial. Voi iniziate con 112 catenelle che poi proseguirete la lavorazione fino alla larghezza, vedete qua la larghezza della circonferenza, vedete che dopo qua io ho continuato a lavorare in tondo, e io invece andrò a lavorare su un modellino inferiore per accelerare il tutorial che potrebbe essere di un neonato o di un bambino. Allora, per il tutorial vado ad utilizzare un filato più chiaro per farvi vedere bene il punto. Facciamo il nodo d'inizio. Io quindi vado a fare 70 catenelle perché vi faccio vedere il campione su una taglia da bambino. Voi però dovete per adulto fare, allora lo ripeto, 112 catenelle che equivalgono a 16 motivi, 5 davanti, 5 dietro, 3 e 3 sulle due spalle che andranno a costituire le maniche. Quindi adesso io inizio facendo le mie 70 catenelle, 3 4 5 6. Ecco, volevo dirvi che se avete un filato un pochino più sottile di quello che ho utilizzato io nel maglione, quello viola, potete anche calcolare un motivo in più sul davanti, però insomma io vi consiglio comunque di utilizzare il filato che ho utilizzato e che vi ho consigliato. Allora una volta fatte, vedete, le 70 catenelle nel caso del campione, vado a chiudere tenendo bene diritta la mia catenella che non si attorciglia, vado a chiudere nella prima catenella, vedete che ho lavorato con una mezza maglia bassa. Il primo giro sarà solamente di maglie alte, quindi andremo a lavorare una maglia alta su ogni catenella disponibile. Mi alzo con 3 catenelle per alzarmi appunto. Questo sostituisce la prima maglia alta e vado nella catenella seguente, la seconda, e vado a fare la seconda maglia alta. Io sto utilizzando un filato che è un pochettino più grosso, ma è solo per il campione. Carico il filo, vado avanti facendo una maglia alta, vedete, in ogni catenella disponibile, carico il filo, maglia seguente e termino il giro con questa lavorazione. Lavorato il primo giro di maglie alte, quindi io ho 70 catenelle nel caso di un modellino piccolo, 70 maglie alte, voi avrete 112 maglie alte perché avete 112 catenelle di inizio, oppure dipende da come avete, diciamo, disposto i vostri motivi. A questo punto vado nella terza catenella che sostituisce la prima maglia del giro, mi chiudo con la mezza maglia, vedete. Cominciamo subito la lavorazione. Allora, per fare la prima maglia in rilievo davanti mi alzo con una catenella, carico il filo, guardate, abbraccio in questo modo la stessa maglia, quella di catenelle, vedete, e faccio la maglia in rilievo davanti, maglia alta, chiudo 2 e chiudo 2. Ora andremo a fare 6 mezze maglie alte, vedete che qua sono entrata tra una maglia e l'altra, nella maglia subito, vedete qui, subito vicino, andiamo a fare la prima mezza maglia alta. Il primo giro sarà sempre di ogni motivo che inizia, sarà sempre così, con la mezza maglia alta subito vicino alla maglia in rilievo. Una, andiamo nella seguente, seconda mezza maglia alta, seguente terza mezza maglia alta, seguente quarta mezza maglia alta, seguente quinta mezza maglia alta, seguente sesta mezza maglia alta. Nella sesta maglia alta che abbiamo, vedete, lavorato sulla maglia, carico il filo, in quella stessa entro
e faccio una maglia alta in rilievo, catenella di separazione e ricomincio un altro motivo. Vedete qua, entro nella prossima e faccio la maglia in rilievo davanti e poi ripeto il motivo facendo la mezza maglia alta subito dopo, vedete, vicino, e quindi ne faccio 6, una per ogni maglia. Vedete, mezza maglia alta, 2, 3, 4, 5 e 6. E subito la maglia alta in rilievo nella stessa, nell'ultima, vedete che abbiamo lavorato, facciamo la maglia in rilievo, una catenella di separazione e ripetiamo maglia alta in rilievo nella seguente e così via fino alla fine del giro. Ecco, sono arrivata alla fine del giro, ho fatto le ultime 6 mezze maglie alte, adesso vado a fare la maglia a rilievo, vedete qua l'ultima maglia a rilievo in avanti, faccio la catenella di separazione e mi vado a chiudere qua, vedete dove abbiamo fatto la prima maglia a rilievo, vado a chiudermi con la mezza maglia bassa. Vedete che abbiamo fatto i 10 motivi nel mio caso, 1 2 3 4 5 e 5 10 che fa 5 dietro che fa 10. Voi ne avrete di più, con le 112 catenelle ne avrete 16. Cominciamo il secondo giro. Si parte con la maglia in rilievo, quindi mi alzo con una catenella, carico il filo, vado a fare la maglia in rilievo sulla maglia in rilievo. Vedete, quindi l'abbraccio è un po' grossa perché all'inizio sapete che facciamo la catenella per alzarci, vedete, esco e chiudo di 2 e chiudo di 2. Questa risulterà un pochettino più spessa. Carico il filo, quelle 6 mezze maglie alte che abbiamo fatto tra i rilievi adesso andiamo a ridurle a 5, quindi riduciamo questo tipo di pignetta, no? Quindi non vado come prima subito direttamente, vado, vedete, nel prossimo. Qui ho fatto la maglia in rilievo, vado nel prossimo foro della maglia e faccio la mezza maglia alta, quindi 1, carico il filo, vado nel prossimo 2, carico il filo, vado nel prossimo, faccio la terza, carico il filo, vado nel prossimo, faccio la quarta, carico il filo, vado nel prossimo e faccio l'ultima, la quinta, quindi da 6 a 5. Carico il filo, vedete, vado ad abbracciare la maglia che ho fatto in rilievo nel giro precedente e la faccio in rilievo, quindi dove c'è il rilievo manteniamo i rilievi. Qui abbiamo sotto, nel giro sottostante c'era una catenella, in questo giro ne andiamo a fare 2. Carico il filo, vado ad abbracciare la maglia del prossimo motivo, quella a rilievo, sul rilievo faccio il rilievo e ripetiamo le 5, vedi, non la faccio subito qui come il giro precedente, solo il primo giro di ogni motivo che inizia, vado a farla nell'altro perché devo scalare a 5, quindi vado a fare le mie 5 mezze maglie alte tra una maglia a rilievo e l'altra. Sto usando un filato per farvi vedere che non è quello originale del tutorial, cioè del mio maglione, e mi sono accorta che non è molto ritorto, sto facendo un po' fatica. Questo è cotone, per esempio, sto facendo in cotone. Allora ne abbiamo fatte 4, facciamo la quinta e poi facciamo la maglia in rilievo sulla maglia in rilievo abbracciandola, vedete, e proseguo. Questa è una maglia alta in rilievo, faccio le 2 catenelle, proseguo col motivo successivo, ancora in rilievo,
e le 5 mezze maglie alte centrali e così via fino alla fine del giro. Vedete che comincia già a esserci il rilievo che forma il motivo. Siamo alla fine del giro, faccio l'ultima maglia in rilievo, dopo le 5 mezze maglie alte, braccio l'ultima maglia, rilievo, e faccio la maglia alta, rilievo, faccio le 2 catenelle, vado a chiudermi con una mezza maglia bassa qui sulla maglia rilievo di inizio giro. Ok, proseguiamo con il terzo giro del motivo più, questa la prima è un giro di maglie alte, non l'ho contata perché è la base. Comunque continuiamo, mi alzo sempre con la catenella per fare la maglia alta in rilievo, vedete, di inizio, quindi si parte sempre in questo momento, ecco qui, con la maglia in rilievo. Ora andiamo a ridurre le maglie tra una maglia in rilievo e l'altra, che erano, siamo partiti con 6, 5, adesso a 4, quindi vado, vedete, nei 4 spazi, 1, e faccio le 4 mezze maglie alte, 2, 3 e 4. Carico il filo, abbraccio la maglia in rilievo e faccio la maglia alta in rilievo. Una catenella di separazione. Carico il filo, vado in queste 2 catenelle di separazione tra un motivo e l'altro e faccio una maglia alta. Una catenella, carico il filo, vado avanti col mio motivo, quindi abbraccio la mia maglia e faccio il rilievo sul rilievo e faccio le 4 mezze maglie alte centrali. Quindi 1, 2, 3 e 4. Abbraccio la mia maglia, carico il filo, abbraccio la maglia in rilievo e faccio la maglia in rilievo. Una catenella di separazione, carico il filo, vado nelle 2 catenelle sottostanti, faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo e proseguo ancora con la lavorazione fino alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, ho fatto la catenella, la maglia alta, la catenella e vado a chiudermi con la mezza maglia bassa nella maglia in rilievo. Ecco, siamo già arrivati al punto di mettere i marcapunti. Allora, come li mettiamo i marcapunti? Voi dovete rispettare la vostra suddivisione, cioè abbiamo detto 5 motivi davanti, 5 dietro e 3 nelle spalle che diventeranno maniche. 4 marcapunti, dove andiamo a metterli? Allora, andremo a mettere, vedete, dove abbiamo la maglia alta qua, divisa da una catenella. Questo è il primo punto dove ci sarà l'aumento. Io adesso andrò a contare 3 perché nella mia taglia ho fatto 3 motivi. Voi ne avrete 5 o di più, non lo so, quello che volete fare voi. Quindi vado a contare, vedete qua che si sono formati i motivi, 1, 2 e 3. Tra il 3 e il 4 vado a mettere il secondo marcapunti. Qua dove c'è la maglia alta divisa da una catenella. Sulla spalla io ne ho messe 2, voi ne avrete, se non mi sbaglio, 3, quindi io conterò 1, 2 e metterò l'altro marcapunti qua dove c'è la maglia alta tra una catenella, vedete, e l'altra. Siamo adesso sul dietro, io ne ho 3, voi ne avrete 5, quindi io conto 3, voi conterete 5, 1, 2, 3 motivi e qui metterò nella maglia alta divisa da una catenella, metterò il mio ultimo marcapunti. Vedete che qua mi sono rimasti i 2 giusti, voi ne avrete 3 perché avete la taglia adulta. A questo punto proseguiamo con la lavorazione. Ecco, cominciamo
qui ho il marcapunti, qui ci sarà l'aumento. Cominciamo quindi dalla parte, vedete, o davanti o dietro. Faccio la mia maglia alta e rilievo. Sulla maglia alta di rilievo, quindi mi alzo con una catenella, abbraccio la maglia e faccio la mia maglia alta e rilievo di inizio, giro sulla maglia alta e rilievo. Allora adesso andiamo a ridurre ancora all'interno di questa pigna. Eravamo a 4, adesso andiamo a 3, quindi entro nel primo foro e faccio la mezza maglia alta, la prima, la seconda e la terza. Carico il filo, abbraccio la maglia alta e rilievo su maglia alta e rilievo. Una catenella di separazione. Carico il filo. Sono, vedete, su questo motivo con le 2 catenelle la maglia alta. Entro nella maglia alta e faccio nello stesso punto di base una maglia alta e 2 catenelle e un'altra maglia alta. Questo sul lato, sui 4 lati. Una catenella, carico il filo, vado a fare il motivo seguente. Quindi entro, faccio la maglia alta in rilievo sulla maglia alta in rilievo, le 3 maglie alte, mezze maglie alte al centro della pignetta, quindi la prima, la seconda e la terza. Carico il filo, maglia alta e rilievo su maglia alta e rilievo. Ecco, qua siamo sulla maglia alta divisa dalle catenelle, faccio una catenella sulla maglia alta centrale, questa, vado a fare il punto V praticamente, quindi vado a fare nello stesso punto di base una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Facciamo insieme una catenella, maglia rilievo su maglia alta e rilievo, di nuovo le 3 mezze maglie alte qui nella pignetta, andiamo a ridurre, quindi 1, 2, 3, una maglia a rilievo sulla maglia a rilievo. Io ho i miei 3 motivi, voi andrete avanti fino ad arrivare al vostro marcapunti. Io sono arrivata al mio marcapunti, faccio la catenella. Qui però siamo nell'angolo, dove abbiamo il marcapunti, nella maglia alta andremo a fare come segue. Nello stesso punto di base una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, una catenella e ricominciamo il motivo. Quindi maglia in rilievo su maglia in rilievo, le 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3 e la maglia alta in rilievo su maglia alta in rilievo. Quindi nel lato, vedete, faremo tra un marcapunti e l'altro un punto V sulla maglia alta sottostante, vedete. Invece dove abbiamo i 4 marcapunti andremo a fare 2 archetti. Qua c'è un archetto, vedete, e qui ne andremo a fare 2 perché negli archetti che abbiamo fatto in questo giro svilupperemo l'inizio della prossima pigna, mentre qui negli angoli se ne svilupperanno 2 per far sì che il lavoro cresca, quindi gli aumenti. E quindi mi lavorate tutto il giro in questo modo. Ed andiamo avanti. Vedete che ho terminato con il doppio archetto perché siamo sul marcapunti. Facciamo una catenella, andiamo a chiuderci nella maglia a rilievo con la mezza maglia bassa. Continuiamo la nostra lavorazione. Mi alzo con una catenella e vado a fare la maglia a rilievo sulla maglia a rilievo. Ora andiamo a ridurre ancora le nostre mezze maglie alte della pigna, quindi da 3 andiamo a 2 e chiudiamo, vedete, le 2 mezze, ecco qua, lavoriamo le 2 mezze maglie alte.
Ora facciamo la maglia alta in rilievo sulla maglia alta in rilievo. E cominciamo a lavorare la pigna che si va a creare. Quindi una catenella, carico il filo all'interno di queste 2 catenelle di questo punto V, andiamo a fare 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7, se vi ricordate, è il multiplo del nostro motivo, quello che avevamo qua all'inizio del giro. Quindi queste praticamente sarebbero come il primo giro, le 7 per ogni motivo. Una catenella di separazione e da qui andiamo avanti sull'altro motivo, quindi carico il filo, maglia alta in rilievo su maglia alta in rilievo e lavoriamo le 2 mezze maglie alte qui all'interno della pigna, 1 e 2. Chiudiamo la pigna con la maglia alta in rilievo sulla maglia alta in rilievo e di nuovo la catenella e le 7 maglie alte all'interno del punto V seguente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Una catenella di separazione, di nuovo andiamo sulla pigna seguente, facciamo la maglia alta in rilievo, le 2 mezze maglie alte all'interno della pigna, vedete, 1 e 2 e l'altra maglia in rilievo sulla maglia in rilievo, carico il filo, vedete, faccio maglia in rilievo su maglia in rilievo. E questo lo lavorate tra un marcapunti e l'altro. Io avevo, vedete, questi motivi, voi ne avrete un pochettino di più. Una volta arrivati sull'angolo dove abbiamo il marcapunti, facciamo una catenella di separazione e andiamo a lavorare nel primo, vedete, spazio, nel primo, qui abbiamo 2 archetti, andiamo a fare 7 maglie alte nel primo che incontriamo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una catenella di separazione. Andiamo a lavorare, scusate che vedete che il filo non ritorto a volte, carico il filo, andiamo a lavorare altre 7 maglie alte nell'altro punto V, nell'altro spazio che c'è, e qui apriamo 2 pigne perché siamo nell'angolo dell'aumento, quindi andiamo a lavorare altre 7 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Una catenella di separazione, vedete che si sta facendo l'angolo, e andiamo a lavorare adesso sul lato come abbiamo già fatto, quindi lavorando le nostre pigne, la maglia in rilievo, le 2 maglie, mezze maglie alte centrali, 1 e 2, e la maglia in rilievo e così via fino alla fine del giro, lavorando appunto i due gruppi di 7 maglie alte nell'angolo divisi dalle catenelle e un gruppo dove abbiamo invece il lato, vedete. Ecco, sono arrivata alla fine del giro, vedete qua ho l'angolo, fatto la catenella, adesso mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa qui sulla maglia in rilievo. Andiamo avanti, ci alziamo con una catenella, andiamo a lavorare maglia alta in rilievo su maglia alta in rilievo.
chiudiamo 2 e chiudiamo 2. Andiamo a ridurre ancora la nostra pigna, andiamo a fare una solamente di mezza maglia alta qui al centro tra le due sottostanti, carico il filo e vado a fare la mia maglia alta in rilievo su maglia alta in rilievo, una catenella di separazione. Ora dobbiamo cominciare a fare la nostra pigna su queste maglie alte di questo ventaglio. Carico il filo, nella prima andiamo a fare il rilievo, sono 7, vedete, andiamo a fare il rilievo, andiamo a lavorare la stessa cosa che abbiamo fatto qui nel giro, nel secondo giro. Carico il filo, vado sempre a lavorare subito dopo, vedete qua, le mie 6 mezze maglie alte, una per ogni spazio, vedete, 2, andiamo avanti su tutto questo ventaglio, 3, 4, 5, stiamo ripetendo, e 6. Vedete, qui abbiamo l'ultima maglia alta di questo gruppo di 7, carico il filo e abbraccio la maglia e faccio la maglia alta in rilievo. Ecco che ho ricreato la pigna. Una catenella di separazione, vado a fare la mia prossima pigna che si chiude, quindi la maglia rilievo su maglia rilievo, la mezza maglia alta una solamente tra le due sottostanti, la maglia rilievo e di nuovo la catenella e di nuovo siamo sulla pigna, facciamo ancora la lavorazione che abbiamo appena eseguito in quella precedente. Arrivati sull'angolo andiamo a fare uguale, cioè andiamo a lavorare, adesso qui ho fatto la catenella, vado a fare la prima pigna, quindi la prima rilievo, le seguenti 6 mezze maglie alte, 2, 3, 4, 5 e 6. Vedete, concludo la mia pigna con la maglia alta in rilievo e faccio una catenella di separazione e vado a lavorare sull'altra, quindi non cambia niente. Devo lavorare la stessa lavorazione sull'altra. Le 6 maglie, mezze maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, la maglia in rilievo, io penso che l'avete già capito la lavorazione, no? Com'è? Ecco qua. E proseguiamo sul lato, quindi la catenella, vado a fare la pigna che si chiude, quindi una maglia in rilievo sulla maglia in rilievo, la mezza maglia alta perché siamo arrivati a una solamente, la maglia in rilievo e così via fino alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, facciamo l'ultima catenella, andiamo a chiuderci sempre, vedete, nella maglia in rilievo con la mezza maglia bassa. Ora dobbiamo chiudere la pigna, niente, devo rifarlo, sempre questo filo che non è ritorto, ecco qua. Adesso andiamo a chiudere definitivamente la punta della pigna, quindi cosa facciamo? Ci alziamo con una catenella, carico il filo, abbraccio la mia maglia, una maglia alta in rilievo, però la chiudo a metà. Carico il filo, vado, salto l'ultimo, vedete questa maglia in centrale, vado nell'altro rilievo e chiudo a metà, quindi 2 maglie alte in rilievo chiuse insieme, una catenella di separazione. E ora cominciamo a lavorare qua sulla pigna la lavorazione che voi conoscete già, quindi la maglia in rilievo, andiamo a ridurre
a 5 le 6 delle 6 del giro precedente, le mezze maglie alte le riduciamo a 5, 3, 4, 5, chiudiamo con la maglia alta in rilievo questa pigna, vedete, su maglia alta rilievo del giro sottostante, una catenella di separazione e adesso andiamo a chiudere definitivamente la pigna seguente, quindi chiudo metà la maglia in rilievo e chiudo metà l'altra maglia in rilievo davanti e poi chiudo insieme e così via, una catenella e così via fino all'angolo. Quando arriviamo sull'angolo andiamo a lavorare esattamente ancora le 2 pigne, cioè il lavoro come si presenta nel giro precedente, quindi la lavorazione della pigna, vedete ho fatto la prima maglia alta in rilievo, andiamo a fare le 5 centrali, prima erano 6 nel giro precedente, facciamo le 5 mezze maglie alte, 2, 3, 4 e 5. La maglia alta in rilievo su maglia alta in rilievo e abbiamo lavorato la prima pigna, facciamo una catenella di separazione, andiamo a lavorare l'altra pigna dell'angolo che si aprono sempre a 2, quindi una maglia a rilievo, le 5 mezze maglie alte centrali, 2, 3, 4 e 5 e chiudo con la maglia in rilievo poi anche questa seconda pigna dell'aumento dell'angolo. Mamma mia, sto filo, ho scelto un filo un po' antipatico per fare il campione. Ecco qua, e proseguiamo lavorando la catenella, le maglie alte in rilievo chiuse insieme, una metà, carico fino l'altra metà di fronte e così via fino alla fine del nostro giro. Siamo alla fine del giro, faccio la catenella e mi vado a chiudere sempre con la mezza maglia bassa qui dove ho chiuso insieme, vedete, le maglie in rilievo. Ecco qua. Adesso andiamo a ripetere il giro, questo qua, vedete dove abbiamo fatto qua, dove abbiamo fatto, vedete, la maglia alta che dà l'inizio delle altre pigne. Quindi siamo quasi arrivati alla fine della spiegazione, poi potete proseguire. Allora, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più una catenella di separazione. Carico il filo, vado a lavorare sulla mia pigna, quindi la maglia a rilievo davanti sulla maglia a rilievo davanti, andiamo a ridurre di 4 la nostra pigna, questo lavoretto lo conoscete già, 2, 3, 3 e 4 mezze maglie alte e la maglia a rilievo sulla maglia a rilievo. Quindi una catenella di separazione, carico il filo, vado al centro, vedete dove ho chiuso le maglie insieme, le maglie alte a rilievo, vado al centro qui e faccio la maglia alta. E vado avanti, una catenella, vado a lavorare le altre pigne fino all'angolo.
Ecco, arrivati nell'angolo, vedete che adesso andiamo a fare lo stesso giro uguale a dove abbiamo messo il marcapunti, quindi lavoriamo la pigna, la prima dell'angolo. Ho fatto già la maglia a rilievo, andiamo a fare le 4 mezze maglie alte centrali, 1 2 3 e 4. La chiudiamo con la maglia a rilievo, facciamo una catenella e qui dove c'è la catenella sottostante andiamo a mettere, vedete, entriamo nell'arco, mettiamo la maglia alta, una catenella e andiamo a lavorare l'altra pigna dell'angolo, la maglia a rilievo, le 4 mezze maglie alte centrali della pigna, 2 3 e 4 e chiudiamo con la maglia a rilievo su maglia a rilievo. Adesso su questa maglia qua togliamo il marcapunti e la andiamo a mettere in questo, perché così non ci sbagliamo e proseguiamo con l'angolo, vedete, tra una pigna e l'altra. Guardate le pigne che si sono aperte, che belle, le 2 pigne, e continuiamo il giro fino alla fine lavorando i lati e gli angoli. Siamo alla fine del giro, faccio la catenella. Qui avevamo fatto 4 catenelle all'inizio del giro, 3 sono di maglia, la prima maglia alta e uno di separazione, quindi entro nella terza catenella e chiudo con la mezza maglia bassa. Allora io vi ho già fatto vedere, diciamo, tutti i giri che vi servono per continuare, però vi devo far vedere ancora alcune chiusure del giro e quindi proseguiamo, vi faccio vedere ancora qualche giro. Allora, a questo punto che siamo arrivati in questa posizione, cominciamo a fare i punti V dove sarà fatta nascere un'altra pigna. Quindi fino adesso siamo partiti con il giro, abbiamo iniziato il giro con la maglia in rilievo. Ora dobbiamo per qualche giro iniziare sul centro, quindi qui vedete abbiamo iniziato sul centro e adesso facciamo 1 2 3 catenelle di separazione che sostituiscono una maglia alta più 2 di separazione che mi servono per fare il punto V. Carico il filo, rientro nello stesso punto di base e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, vado sulla mia pigna a lavorare la pigna, quindi faccio rilievo. Adesso siamo a 3 mezze maglie alte centrali, quindi 1 2 3, vedete, vado avanti con la lavorazione e la conoscete già perché vi ho fatto vedere solamente la partenza e vi farò vedere solamente la chiusura, quindi del giro. Continuate la lavorazione facendo nei lati solamente un punto V. Quando siete invece in questa maglia alta dove abbiamo messo il marcapunti, vedete, andate a fare i 2 archi. Vedete che io ho spostato i marcapunti in tutti i 4 gli angoli e tutte le volte che arriverete a questo giro qua dovete spostare il marcapunti fino ad arrivare alla vostra larghezza desiderata, così quando andremo a unire le parti avete già il punto di riferimento. Siamo alla fine del giro, faccio la catenella di separazione, vedete che qua c'è il punto V, vado a chiudermi nella terza catenella di inizio giro con una mezza maglia bassa. Per iniziare il giro delle 7 maglie alte che formano una nuova pigna, entro in questo punto V, faccio una maglia bassa,
2 catenelle, questo sostituisce la prima maglia alta del giro, carico il filo, entro ancora in questo arco, in questo punto 2, faccio totale della maglia d'inizio 7 maglie alte, quindi 3, 4, 5, 6 e 7, e continuo col giro come già lo conoscete, quindi una catenella e vado a fare la pigna, la maglia alta in rilievo sulla maglia alta in rilievo e così via. Ecco, siamo arrivati alla fine del giro, faccio la catenella, mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, ed ora siamo già arrivati all'ultimo giro dove vi devo far vedere l'inizio e la fine, perché dal prossimo sarà ancora come l'abbiamo già fatto qui, vedete, praticamente ci si alza con una catenella, carico il filo, abbraccio questa catenella, la prima, e faccio la mia maglia alta in rilievo. Io ho fatto vedere tutti questi giri per farvi vedere da qua, dall'inizio, vedete che gira di qua, poi va di lì, e sono tutte le chiusure e gli inizi del giro che vi serviranno anche dopo quando lavorerete il corpo del maglione e anche la manica, che lavorerete in tondo senza più l'aumento, quindi non ci saranno più gli angoli dove si verrà a creare da una a due pigne, saranno solamente lavorate in tondo, e quindi saprete già come lavorare, perché una volta che vi sapete come si chiude un giro e come si inizia, poi insomma il punto l'avete già imparato. Adesso questo è il giro che voi conoscete già, però io ve lo faccio ancora perché è su questo giro che andremo a lavorare adesso che ci si fermerà per collegare la parte davanti con la parte dietro, e quindi da qui si va di nuovo a fare le 6 mezze maglie alte che vanno a creare il centro della pigna, e comunque il giro lo conoscete, vi ho fatto solamente vedere che si riparte con come qua che l'abbiamo già fatto, no? Praticamente si parte dalla maglia in rilievo, quindi lavoro tutto il giro e ci vediamo alla fine, poi uniamo le parti. Ecco, sono alla fine del giro, faccio la catenella e vado a chiudermi con una mezza maglia bassa qui sulla maglia che ho lavorato in rilievo, la prima del giro. Allora a questo punto siamo arrivati all'unione della parte davanti con il dietro. Naturalmente adesso prenderò in mano il maglione e vi faccio vedere dove mi sono fermata io, a che motivo, quanti motivi ho lavorato prima di dividere le parti e che larghezza mi dà il mio maglione. Comunque vedrete che anche qua in piccolo è venuto fuori molto bene. Ecco qui, qui sarà per un bambino, però la lavorazione è sempre la stessa, quindi andremo ad unire le due parti. Però prima di unire, perché continueremo a lavorare qua su, perché tanto comunque come vi ho già detto tante volte il meccanismo è sempre uguale, andiamo a fare 2 misure sulla maglia. Ecco, vedete la mia maglia, io contando anche le mezze, vedete queste sono le mezze, ho sviluppato 1, 2, 3, 4, al quinto motivo sulla metà mi sono divisa, vedete mi sono divisa, una pigna l'ho fatta andare sulla manica e una pigna l'ho fatta andare sulla maglia. Adesso prendiamo 2 misure. Allora il mio scalfo quindi è venuto a misurare 23 centimetri, la mia manica poi verrà un 17, cioè di circonferenza qua verrà 17, 18. Ora misuriamo
il giro seno, guardate che è un punto elastico, quindi, e poi essendo anche piuttosto spesso perché è rilievo, insomma c'è dell'agio. Allora il mio maglione finito viene quasi 50 giro seno, quindi è una bella misura. Poi però dopo qua vedete dove c'è il punto del bordo si stringe un attimino, perché sapete che il punto elastico poi man mano più lo lavorate più va a stringere, però comunque vedete che poi c'è comunque l'elasticità che porta sempre alla misura del maglione. Quindi adesso voi andrete a lavorare, come vi faccio vedere io, in lunghezza tutta la lavorazione in rilievo, e potete fare anche un abitino con questa lavorazione, perché anzi dovrebbe venire molto molto bella. E poi dunque il bordo in fondo, l'elastico l'ho fatto di 10 centimetri, ma poi voi potete variare, potete fare la maglia più lunga, l'elastico più stretto, come volete, più corto, insomma non c'è nessun problema. La mia maglia finale, però fate conto che poi quando è indossata viene un pochettino rimborsata, viene a misurare in totale 58 con l'elastico, quindi ho lavorato 48 di punto in rilievo più 10 centimetri, vedete, di elastico. Adesso misuriamo addirittura anche la manica, perché così dopo l'avete già. La manica, essendo raglan, io la vado a misurare proprio qui, dal punto della scollatura fino alla fine del polsino, mi viene 67, però ricordatevi che qui c'è anche il pezzo di spalla, di cui 50 sì, circa 50-51 di punto in rilievo e 17-18 centimetri di punto poi elastico per il polsino. Ora vi farò vedere a iniziare la parte del corpetto unendo le parti, e poi vi farò vedere, una volta che siete arrivati alla vostra lunghezza, dove fermarvi e per inserire appunto il punto elastico. Questa lavorazione sarà uguale sia sulle maniche e sia sulla parte del corpetto, perché comunque dove ci siamo fermati è la stessa cosa, no? Ci siamo fermati allo stesso giro, quindi sarà uguale l'inserimento del lavoro sia sulla manica che sul corpetto, in modo che poi ci resterà solamente da fare sulla maglia, da fare questo bel collo a ciambella. Naturalmente anche per quanto riguarda la manica potete ripetere i motivi a piacere, dovete calcolare però che nella lunghezza, ve la dovete provare, nella lunghezza della manica ci sono 18 centimetri di polsino, ma anche qui si potrà fare il polsino più corto, la manica più lunga, anche il polsino più lungo, la manica, la parte lavorata con il rilievo più corto, è una cosa che va a gusti. Vedete che anche fatto in cotone sta diventando veramente bello. Sicuramente sarà un capo più pesante, perché il cotone, a meno che non ha usato un cotone molto sottile, sapete che rende di meno. Allora io mi sono fermata, come vi ho detto, nel giro dove è rimasta una mezza maglia alta nella pigna, perché il giro di unione sarà quello dove andiamo a chiudere insieme le due maglie in rilievo. Possiamo partire direttamente qua dove ci troviamo, non c'è nessunissimo problema. Adesso vi faccio vedere. L'unione è veramente facile. Adesso noi iniziamo questo giro normalmente, quindi ci alziamo con una catenella, andiamo a fare la nostra maglia a rilievo sulla maglia a rilievo, lavoriamo la nostra pigna normalmente, scalando appunto di giro in giro le mezze maglie alte centrali, e ci avviamo a lavorare fino ad arrivare qui all'angolo. Ecco, vedete che ho lavorato il giro delle maglie chiuse insieme, quelle in rilievo, sono arrivata, vedete, sull'angolo, ho lavorato solo una pigna, perché vedete che queste due formano l'angolo. Quindi finita di lavorare la prima pigna
finendola con la maglia a rilievo, cosa faccio? Faccio una catenella e vado dall'altra parte, quindi faccio passare tutto questo bordo, lo prendo in questo modo e vado a lavorare la pigna dall'altra parte, non questa di qui ma quella di là, la seconda, verso sinistra. Quindi carico il filo, vedete qua c'è la maglia in rilievo e vado a fare la maglia in rilievo. La devo rifare, vedete, ve la faccio vedere meglio. Qui ci sono le due pigne, questa non la lavoro, vado di là in questo modo. E faccio quella, la maglia, la prima in rilievo, e poi lavoro la mia pigna normalmente. Qui avevamo già 6, quindi andiamo a ridurre a 5, quindi faccio 5 mezze maglie alte e continuo la lavorazione fino all'ultimo, all'altro, insomma alla pigna dell'angolo dall'altro lato. 4, 5 e adesso facciamo quella in rilievo che la chiude e continuiamo la lavorazione, una catenella, chiudiamo insieme le due maglie a rilievo e così via fino all'altro angolo. Ecco, una cosa che vi dico, state attenti quando dovete unire, di unire i pezzi quelli che vanno a formare il corpetto, e qui la parte delle maniche vedete che è più corta. Ecco, sono alla fine, vedete anche qua, sono nell'altro angolo, ho lavorato una pigna chiudendola con la maglia a rilievo, vedete. Ora faccio una catenella e vado a lavorare dall'altra parte, vedete? Sempre sul diritto, stiamo lavorando sul diritto, questa non la lavoro dell'angolo, vado a lavorare l'altra, quindi carico il filo, parto con la maglia a rilievo sulla maglia a rilievo e vado avanti con le mezze maglie alte e lavoro fino alla fine del giro. Vedete che siamo già qui. Le facciamo insieme, facciamo le 5 perché siamo nel giro delle 5 mezze maglie alte. 4, faccio molta fatica a filmare con questo filato. Ecco, facciamo la maglia a rilievo di chiusura di questa pigna, la catenella, uniamo, chiudiamo insieme le due maglie a rilievo, una e due, una catenella ed ecco che abbiamo unito. Chiudiamo il giro con la mezza maglia bassa nella maglia a rilievo di inizio giro. Ecco qua, adesso abbiamo unito, vedete. Proseguiamo la lavorazione come vi ho già fatto vedere, però vi faccio vedere questo giro perché dobbiamo inserire una nuova pigna su questa catenella e un'altra nuova pigna che inizia sull'altra. Quindi adesso io inizio il giro e lavoro fino ad arrivare qua vicino all'angolo. Vedete che sto facendo il giro dove si fa la maglia alta dentro alle maglie chiuse insieme. Vedete questo qua in rilievo. Vedete che qua sono le sottoscella, ho fatto le 4 mezze maglie alte, adesso vado a fare quella in rilievo, l'ultima qua. E cosa faccio? Faccio una catenella come l'ho fatta qui e questa maglia alta dove verrà creata la pigna seguente la vado a fare qui in questo catenella sottoscella, una catenella e proseguo la sequenza, quindi
Quindi carico il filo, vado qua in quella in rilievo e faccio la rilievo e proseguo fino alla fine del giro. Quando sono dall'altra parte faccio la stessa cosa, qui faccio una catenella, la maglia alta dentro qua al sottoscella, una catenella e comincio ancora la pigna. Vedete? Questa è la lavorazione. Su queste maglie alte proseguirete con la lavorazione come vi ho già fatto vedere tantissime volte, cioè facendo, vedete, i punti V, quindi una catenella nello stesso punto di base, vedete che è questa, va fatto una maglia alta, due catenelle, una maglia alta, una catenella e così via. Quindi proseguite rispettando la lavorazione del motivo fino ad arrivare a una lunghezza che a voi vi piace, pensando che dovete mettere appunto un elastico che può essere alto, che può essere basso, che può essere come lo volete voi. Allora, quindi arrivati alla vostra lunghezza, però vi dovete fermare proprio a questo giro dove c'è questa maglia alta dentro alle maglie alte in rilievo chiuse insieme. Su questo giro andrà applicato l'elastico. Come andremo ad applicare l'elastico? Questo vale sia per il corpetto che per la manica, tutta questa lavorazione. L'elastico, adesso io ve lo faccio vedere fatto su appunto questa riga qui, perché si fa su questa riga, verrà lavorato. Prima verrà fatto un giro di maglie alte come segue. Verrà lavorato. Adesso partiamo in questo modo, una maglia alta nell'archetto di una catenella, vedete dove sono, no? Facciamo 3 catenelle, ci alziamo, che sostituiscono una maglia alta. Una maglia alta andrà fatta sulla maglia alta e una maglia alta nell'archetto seguente di una catenella. Poi si saltano tutte le maglie in rilievo, non vengono lavorate, andiamo direttamente sulle 4, vedete, queste 4 mezze maglie alte e vado a fare 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Quindi vanno lavorate, non vanno lavorate le maglie in rilievo. Da qui salto la maglia in rilievo, vado nell'archetto e faccio una maglia alta. Una maglia alta la vado a fare sulla maglia alta e una maglia alta nell'archetto seguente. Da qui salto la maglia in rilievo e vado sulle 4 centrali, le 4 mezze maglie alte, faccio 4 maglie alte, una per ogni maglia sottostante. 2, 3 e 4. Da qui salto la maglia in rilievo, perché tutte quelle in rilievo non vanno lavorate, vado nell'archetto e faccio una maglia alta. Voi lo sto già facendo per rivedere. Maglia alta sulla maglia alta e maglia alta nell'archetto seguente. E di nuovo salto le maglie in rilievo, vado sulle le mezze maglie alte. Quindi si formerà una riga tutto intorno, i giri li chiuderete sempre con la mezza maglia alta e vi alzerete sempre con, scusate, i giri li chiuderete con la mezza maglia bassa e vi alzerete con le 3 catenelle che sostituiscono la maglia del giro del punto elastico. Il punto elastico verrà fatto, per chi non lo sapesse, con dei punti rilievo alternati, una maglia alta alternata a una maglia alta in rilievo dietro e una maglia alta in rilievo davanti. Adesso vi faccio vedere un pezzettino. Quindi su questa fila di maglie alte andremo a fare il punto elastico. Vi faccio vedere partendo dalla prima. Io ho fatto 10 centimetri, quindi si farà la prima maglia alta normale, facciamo 3 catenelle che sostituiscono
mettiamo il caso una maglia in rilievo dietro e poi cominciamo a lavorare una in rilievo davanti come quella che abbiamo fatto fino adesso per il contorno qua delle pigne, e una la prendiamo invece dietro, rilievo dietro. Quindi una in rilievo davanti e una in rilievo dietro, una in rilievo davanti e così via, tutto il giro così, e alla fine ci chiudiamo con la mezza maglia bassa qui nella terza catenella. Se per caso vedete che alla fine del giro vi rimangono 2 maglie in rilievo nella stessa direzione o davanti o dietro, saltatene semplicemente una e andate a chiudere nella maglia successiva. Il punto elastico, il primo giro è così, gli altri giri sono uguali fino alla lunghezza desiderata, cioè si mantengono le maglie come si trovano, dove c'è la maglia a rilievo davanti, come abbiamo fatto qui, vedete? Facciamo la maglia a rilievo davanti, dove c'è la maglia a rilievo dietro, facciamo la maglia a rilievo dietro. Ecco, questa è la lavorazione dell'inserimento del punto elastico, che è uguale sia nelle maniche che nel corpetto. Adesso vi voglio far vedere ad inserire, a iniziare la manica, però prima devo fare un giro, non so, l'andiamo a fare, dai, l'andiamo a fare direttamente sul maglione, che così vediamo anche un po' la lavorazione del maglione. Ecco, vedete, questo è il polsino di 18 centimetri, vedete com'è bello, che sono andata a rifinire poi con un giro alla fine di mezze maglie, appunto di mezze maglie basse tutto intorno, perché così non si, diciamo, sforma, e l'ho fatto 18 centimetri, mentre la manica, vedete, insomma, potete fare più lunga la manica, meno il polsino, così, insomma, come volete. Adesso una l'ho fatta, adesso andiamo a fare l'altra insieme, cioè andiamo a iniziarla, perché è semplice da fare anche questa qua. Allora, una cosa che vi voglio dire, che io ho un giro che mi va bene, ma se una persona si è allargata molto col top down può avere un giro troppo largo, troppo profondo, e quindi cosa si fa? Si può con l'ago, il filo, lavorando, vedete qua ho il marcapunti, lavorando con dei punti sul diritto, quindi delle cose molto, prendendo le catenelle, in questo modo, una cosa molto delicata, si può chiudere un po' sotto l'ascella. L'importante è che quando andate a cucire dovete praticamente, perché io andrò a finire, sì, cucire fino a metà motivo. Vedete qua abbiamo la pigna che sta nascendo, questa qui, no? La vedete? Questa è la pigna che sta nascendo, dove dobbiamo andare a cucire fino a metà motivo, perché per unire la manica, per cominciare la manica, girare intorno, dobbiamo insomma fermarci a metà, in quel punto lì. E io ho praticamente per un giro di per una manica che può andare bene anche fino a penso un 48, vediamo quante pigne mi trovo. Dunque questa le contiamo insieme, mi trovo 2, 4, 6, 7 pigne. Se invece insomma siete una taglia più grande dovete lasciarne di più. Quindi adesso andiamo a cominciare a lavorare in tondo la manica. Sono sul diritto, vedete, della mia manica. Qui abbiamo i 2 marcapunti sotto ascella e praticamente entro qua dove c'è la prima pigna a sinistra del marcapunti e dove c'è il punto in rilievo. Metto il mio nodo d'inizio, esco e comincio a lavorare la mia pigna, quindi faccio una catenella, carico il filo e faccio il punto rilievo, quindi introbraccio la maglia, la solita lavorazione che abbiamo fatto fino adesso, e vado a lavorare. Adesso siamo nel giro delle 5 mezze maglie alte e vado a lavorare, vedete, le mie 5 mezze maglie alte, 2,
3, 4 e 5. Faccio la mia maglia a rilievo e continuo a lavorare tutto intorno come con la solita lavorazione. Vedete che anche qua siamo nel giro che dobbiamo chiudere insieme le maglie a rilievo. Ecco, sono sull'ultima pinna prima del marcapunti. Faccio il punto in rilievo, dopodiché andiamo a lavorare il sottoscella. Allora, per il sottoscella carico il filo e faccio 5 maglie alte chiuse insieme. La prima la metto dove c'è il marcapunti nell'arco e chiudo a metà. La seconda la metto, questo è il sottoscella centrale, in centro tra la prima che ho lavorato e quella lì centrale, quindi circa qua, e la chiudo a metà. La terza la metto sottoscella giù, proprio perfetto dove c'è questa maglia, e chiudo a metà. La quarta la metto a metà tra il marcapunti e il centro sottoscella e chiudo a metà, e la quinta la metto qui dove c'è il marcapunti, proprio nell'arco, e chiudo a metà e poi chiudo tutto insieme. Qui questo punto qui risulta come praticamente se fossero le due maglie in rilievo chiuse insieme. Poi per il giro seguente verrà creata su questa chiusura un inizio di una pigna, e quindi vedete che qua sono già alla fine del giro. Faccio una catenella e vado a chiudermi con una mezza maglia bassa qui dove ho fatto la prima maglia a rilievo del giro. Sempre lì siamo, è sempre lo stesso procedimento, vedete? La chiudo bene e comincio di nuovo il giro, quindi mi alzo con una catenella, carico il filo, faccio la maglia alta in rilievo sulla maglia alta in rilievo, vedete? E vado avanti con la mia lavorazione solita, che ormai penso che l'avete già imparata più che a memoria. Ecco, ho lavorato tutto intorno, vedete che siamo al giro della maglia alta lavorata in mezzo alle maglie chiuse, vedete, insieme, qua. Ho lavorato l'ultima pigna completa prima del marcapunti. Vedete che qua avevamo le 5 maglie, vedete qua le 5 maglie alte chiuse insieme. Cosa vado a fare? Faccio una catenella e alla chiusura di queste 5 maglie alte chiuse insieme vado a inserire proprio la mia maglia alta dove si svilupperà il punto V per una nuova pigna. Come ho messo qui, vedete, l'ho messa lì di sotto, una catenella e vado a chiudere con la mezza maglia bassa sulla maglia in rilievo. Ecco, adesso abbiamo già tutta la circonferenza perfetta pronta per partire e continuare con la lavorazione in tondo del motivo. Quindi la lavorerete come vi ho già detto, inserendo il polsino, e a questo punto non ci resta altro che fare il collo, quel bellissimo collo. Allora, per la lavorazione del collo ciambella andiamo a fare un nodo d'inizio. Qui ho la maglia sul diritto perché andremo a lavorarlo con il diritto all'interno, perché poi verrà girato, appunto essendo un bel collo ciambella, verrà girato e la parte del diritto rimarrà quindi sul diritto. Allora io, vedete, qui c'è il davanti, questa è l'interno, il rovescio. Mi inserisco quindi sul rovescio nella catenella, in una catenella d'inizio, e inserisco il mio nodo d'inizio. È un po' un gioco di parole che non riesco più, lo rifacciamo. Ecco qui,
vedete che ho iniziato vicino all'altro filo, così poi dopo le unisco. Ecco qua. Quindi esco dalla catenella, è molto semplice da fare questo collo. Esco dalla catenella, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta e vado a lavorare una maglia alta in ogni catenella, semplicemente. Quindi faccio il giro tutto intorno, lavorando una maglia alta in ogni catenella, proprio in tutte. Anche qua si può spiegare molto semplicemente, vedete, sto andando avanti, una catenella, un'altra catenella, teniamo il filo un po' sostenuto, vedete. Quando siamo arrivati alla fine del giro andremo a chiudere con una mezza maglia bassa in giro, poi ci rialzeremo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta e continueremo a lavorare tutti i giri lavorando una maglia alta su maglia alta, mantenendo le maglie, quindi il numero di maglie, fino ad arrivare ad un collo che vi possa piacere. Quindi la lunghezza è a piacere, questo collo verrà bello lungo, perché comunque per poi anche girare deve essere bello lungo. E quindi una volta che siete arrivati alla vostra lunghezza che volete, il lavoro è già finito praticamente. Se volete potete fare un ultimo giro. Io per esempio l'ho fatto il polsino, in fondo no, perché deve rimanere più morbido, vedete, l'ho fatto qua il polsino perché ci passavo ugualmente. Ho fatto un giro di praticamente una catenella, mezze maglie basse che si spostano su ogni maglia tutto intorno. In questo modo vedete risulta un lavoro più finito e non si sforma. Io penso che non ci sia altro da dirvi. È un lavoro un po' lunghetto perché il filo è sottile, però non è difficile da realizzare. Io mi sono divertita a lavorarlo perché non annoia come lavorazione, è molto bello e questo è l'ultimo progetto che vi regalo per la stagione, questo fine stagione autunno-inverno 2022-2023 e adesso comincerò un po' con le cose primaverili a sbizzarrirmi con qualcosa. Io vi saluto e vi ringrazio di avermi seguito fino alla fine, mi raccomando iscrivetevi e insomma aiutatemi a crescere con il canale. Alla prossima ragazze, ciao!